Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare, mi raccomando, attivate i sottotitoli se ne avete bisogno. La prima lezione di vocabolario di quest'anno riguarda delle parole che usiamo per essere gentili. In totale ho pensato a 10 parole fondamentali, importantissime da sapere e da usare nella conversazione per essere gentili. Però, per approfondire ogni parola, ho pensato di dividere questo argomento in 2 video. Quindi, nella lezione di oggi ne vediamo 5 e poi, in un'altra lezione, vedremo le altre 5 parole. Le parole di oggi sono grazie, per favore, prego, altrettanto, piacere. Allora, cominciamo con la parola di base per ringraziare qualcuno. In italiano diciamo grazie, grazie. Mi raccomando, nella pronuncia non dimenticate la E finale. Grazie. Questa parola è una delle parole di base da sapere per ringraziare, per mostrare alla persona con cui stiamo parlando che siamo grati per qualcosa che quella persona ha fatto oppure ci ha dato. Grazie. La seconda parola o espressione è per favore. Per favore, quando chiediamo qualcosa, quando facciamo una richiesta, per essere gentili diciamo per favore alla fine della richiesta. Per esempio, vorrei un caffè, per favore. Puoi prepararmi un caffè, per favore? Questa espressione ha altre 2 varianti, quindi diciamo per favore, ma possiamo anche dire per cortesia, per piacere. Quindi diciamo per favore, per cortesia oppure per piacere per essere gentili quando facciamo una richiesta. Queste 3 espressioni hanno lo stesso significato e lo stesso uso. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete mai sentito le altre varianti oppure se avete sempre solo sentito e usato per favore. Sono molto curiosa di saperlo. Vediamo la terza parola gentile di oggi, che è prego. Prego è la risposta classica quando qualcuno dice grazie. Grazie. Prego. Quindi prego è la risposta al ringraziamento. Però questa parola ha anche un altro uso un po' più avanzato, che è quello di invitare qualcuno a fare qualcosa. Per esempio, se io sono davanti a qualcuno, stiamo uscendo da un negozio, per esempio, apro la porta e tengo la porta aperta per la persona dietro di me e dico prego. In questo caso la parola prego significa che invito la persona a uscire prima di me e tengo la porta aperta per questa persona. Prego. Questa parola ha anche altri usi che abbiamo visto in altri video. Vi lascerò i link nella descrizione qui sotto. Però oggi ci fermiamo a questi 2 usi qui. Quindi prego per rispondere a grazie e prego per invitare qualcuno a fare qualcosa. Questi sono 2 usi di base per la parola prego e per il momento sono sufficienti. Un'altra parola molto importante per essere gentili nella conversazione è altrettanto.
altrettanto. Che cosa significa altrettanto? Significa anche a te oppure anche a lei oppure anche a voi. Vediamo un esempio. Se io dico buon Natale oppure buon anno, la persona a cui lo dico può rispondere anche a te se mi dà del tu, anche a lei se mi dà del lei, quindi con il registro formale, con la forma di cortesia. Però se non vogliamo usare questi due modi di rispondere, perché dobbiamo pensare se dare del tu o dare del lei alla persona, possiamo risolvere il problema rispondendo altrettanto, altrettanto. Se usiamo questa parola non dobbiamo preoccuparci del registro, se dare del tu o dare del lei alla persona. Questa parola si usa con gli auguri di solito. Auguri di buone feste, altrettanto. Buon Natale, buona Pasqua, buon anno, altrettanto. Quindi sostituisce anche a te, anche a lei, anche a voi. Vediamo l'ultima parola di oggi che è piacere. Piacere. Quando conosciamo qualcuno per la prima volta, di solito diciamo piacere e stringiamo la mano. Piacere di conoscerti. Molto piacere. C'è anche un'altra versione che è molto lieto oppure molto lieta. In questo caso abbiamo l'aggettivo lieto, lieta, quindi dobbiamo fare l'accordo. Io devo dire molto lieta. Se usiamo invece la parola piacere, non dobbiamo pensare all'accordo e diciamo solo piacere. Queste sono le 5 parole gentili di oggi. Le conoscevate già? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E ci vediamo nella prossima lezione per vedere le altre 5 parole gentili da usare nella conversazione per essere cordiali con le persone. Nel prossimo video vedremo delle parole un po' più avanzate. Grazie mille per aver guardato questa lezione, ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!